Ciao a tutti, sono Elio. Nel video di oggi ci andremo a vedere le mura di Roma, o meglio, la cerchia più interna delle mura di Roma, le cosiddette mura serviane che sono un po' disseminate nel centro della città. Roma non ha mura ciclopiche o megalitiche, però anche queste sono abbastanza interessanti da vedere. E qui siamo nel quartiere Esquilino, a piazza Manfredo Fanti, lì si vede l'acquario romano e nel giardino, nel centro della piazza, fanno bella mostra di sé queste mura, questo tratto di mura. Siamo a Piazza dei 500, questa è la stazione Termini e proprio accanto alla stazione si alza un tratto abbastanza imponente di mura. Queste mura sono chiamate serviane, anche se la denominazione è impropria. Infatti le mura che fece erigere Servio Tullio, il sesto re di Roma nel VI secolo a.C., si rivelarono poco efficaci. Il tufo con cui erano state costruite era friabile e questo emerse specialmente durante il sacco di Roma del 390 a.C. ad opera dei Galli. Le mura furono quindi ricostruite in epoca repubblicana nel IV secolo a.C. con un tufo che proveniva dalla zona di Veio, più resistente e forte. Qui le vediamo da dietro, si vedono un po' meglio. Le mura erano lunghe oltre 10 km e cingevano un'area di oltre 400 ettari e attraverso di esse si aprivano numerose porte. Anche dall'interno della stazione si possono vedere, questa pietra si chiama tufo giallo di Grotta Oscura. Blocchi squadrati, quadrangolari. E qui siamo nei sotterranei della stazione, ce n'è un piccolo tratto. Qui siamo nel rione Ludovisi e ce n'è un altro trattino. A Roma non abbiamo mura ciclopiche e secondo me questa è la prova più evidente che non furono i romani a costruirle. Nelle località del Lazio o dell'Italia centrale dove possiamo ancora ammirarle, ma le trovarono già fatte e le riattarono per i loro scopi, le restaurarono e le usarono come bastione difensivo. Abbiamo visto questo succedere a Ferentino, Alba Fucens, Cosa e anche qui siamo nei pressi di Santa Maria Maggiore, c'è un altro piccolo frammento di mura che furono inglobate nell'auditorium di Mecenate, che le distrusse in gran parte in questo tratto. L'auditorium di Mecenate fu scoperto nel XIX secolo quando si fecero i lavori per costruire la via Merulana. Qui siamo ancora nel rione Monti, questa è la chiesa di San Martino, la parte absidale. E in questo punto le mura serviane hanno fatto da basamento alla chiesa, alla sua parte laterale. Non si vedono benissimo perché siamo troppo vicini. Qui siamo proprio in centro, alla fine di Via Nazionale. E anche qui c'è un trattino di mura serviane. Sono appena 2 o 3 filari.
Ora ci avviciniamo al Campidoglio, intanto ci vediamo un attimo il Foro Romano. Bellissimo. Qui siamo alle falde del Campidoglio, ancora il Foro Romano. E in questo punto riprende un altro trattino di mura serviane. Questo a mio avviso è il punto più spettacolare, non tanto per il tratto di mura in sé quanto per il panorama che c'è intorno. E quella è la piazza del Campidoglio. C'è un pezzettino anche dall'altro lato della strada. Queste però mi sembrano leggermente diverse come costruzione. Potrebbero essere, e dico potrebbero, proprio le prime mura, quelle veramente serviane, del VI secolo a.C., ma non sono sicuro. Qui siamo proprio sul lungotevere, se ne intravede un pezzettino piccolissimo. È quadrato, forse era il basamento di una torre di vedetta. Qui siamo nel quartiere Aventino e c'è un tratto abbastanza imponente. Questo tratto di mura era prossimo all'antica porta Raudusculana. L'altezza è di circa 13 o 14 filari. È un tratto lungo circa 40 metri e alto 8 metri nel punto di massima altezza. E l'arco che vedete è un'apertura per camera balistica costruita probabilmente nel I secolo a.C. in tarda età repubblicana. Qui la vediamo dalla parte posteriore. E qui il muro prosegue. Qui è un pochino più basso, arriva a 10 filari l'altezza. Comunque, come possiamo vedere, le pietre sono molto erose, molto arrotondate. Questo però fra tutti mi sembra il tratto meglio conservato. Bene, la nostra visita alle mura serviane di Roma finisce qui. Ci vediamo alla prossima. Ciao!